Peugeot 2008 di KR, una delle vetture più esclusive del nostro Gino Carinves, forse la più esclusiva e sicuramente l'unica Dakar. 2008 di KR, 2015 sta propriamente di KR per Dakar, perché Peugeot dopo 25 anni dall'ultimo successo con Ari Vatanen nella 405 Turbo 16 del 1990 torna per competere e vincere nel 2015 con questa vettura nella Dakar, vettura sviluppata, pensate, in solo un anno di lavoro per poter correre subito a inizio stagione 2015. La spedizione non ebbe un grandissimo successo, ma permise di accumulare esperienza per poi vincere con Petrancel nel 2016 proprio con questa vettura, con ulteriori modifiche alla scocca e al telaio, e poi evolvere e vincere ancora con le vetture successive. Questa però è la versione 2015 Plus, unica, il telaio numero 2. Perché? Perché è stata una vettura a test per tutto il 2015 per poter sviluppare alcune parti di dinamica che poi sono debuttate nella versione 2016 che ha vinto, come ho detto, la Dakar. Ma soprattutto questa è la vettura che prima nei test di giugno 2015, quelli segreti fatti a Erfoud in Marocco, dove Sébastien Loeb, il 9 volte campione del mondo rally, debutta per la prima volta su una macchina della Dakar proprio con Peugeot, per poter poi pensare di partecipare alla gara nel 2016. C'era Daniel Craig a Erfoud addirittura, perché stavano girando il film Spectre e mentre Peugeot preparava i test con Loeb per la Dakar. Questa vettura poi, la numero 2 con il numero 312, ha corso al Rally del Marocco proprio con Loeb ed Elena in preparazione di quella famosa gara Dakar 2016. Oltre a farvi vedere quanto è bella anche dal punto di vista tecnico questa vettura, adesso però voglio provarla qua in una cava, un percorso ideale per provare una Dakar. Ma veniamo a raccontarvi in dettaglio quello che è dal punto di vista tecnico una vettura della Dakar prototipo come questa. Peugeot punta a una versione 2 ruote motrici per competere nella Dakar, ed ebbe ragione, perché vinse poi nel 2016 proprio con questa struttura. Perché 2 ruote motrici e non un 4? Perché le concessioni regolamentari sulle 2 ruote motrici erano superiori, in particolare gli pneumatici da 37 con 94 cm di diametro, e soprattutto l'escursione delle sospensioni sulla vettura 2 ruote motrici poteva essere più ampia fino a 450 mm, unito a un peso più leggero, 1280-1300 kg circa, e questo non è poco per superare le dune e, diciamo, le condizioni critiche degli ostacoli della Dakar. Dal punto di vista tecnico questo è un telaio tubolare con una monoscocca centrale in carbonio poi ripresa in molte parti della carrozzeria per garantire alleggerimento. Quindi grande sofisticazione, perché sono esemplari quasi unici. Il motore invece non lo è, nasce da un motore di serie, un 3 litri turbo diesel V6 da 350 cavalli, biturbo, in realtà modificato in aspirazione, scarico, albero a cam e soprattutto la sovralimentazione. 340-350 cavalli, ma soprattutto una coppia tra 650 e 800 Nm, abbinato a un cambio a 6 rapporti sequenziale SADEV, differenziale
autobloccante al posteriore. Impressione dal punto di vista tecnico questa 2008 Dakar. Guardate in questa posizione dove si vedono i radiatori acqua e aria superiore, acqua inferiori, con le ventole, due e poi due centrali per i radiatori aria. Impressionante poi la posizione della ruota di scorta, una è davanti e l'altra è qua. Il motore non si vede in posizione, è montato in posizione centrale posteriore, dietro di fatto i sedili. Quello che possiamo vedere però è la frizione esterna, Sachs, messa in posizione comoda per essere cambiata in caso di emergenza. Le turbine poi all'interno del motore lavorano in maniera sequenziale, la piccola e bassi regimi, la più grande ai regimi più elevati, quindi non lavorano mai insieme ma in sequenza. Impressionante poi vedere le sospensioni, l'escursione ma anche la solidità con cui sono costruite queste vetture, perché devono superare dei percorsi davvero sfidanti.